Allora, buongiorno, stiamo per entrare nel parco degli Albertini. Lì di fronte al parco avete il bar per prendere il biglietto, costa 5 euro, e qui avete tutto il parcheggio e là davanti c'è la strada statale con il lungolago che è stupendo. Andiamo a vedere questo, più che parco lo chiamerei bosco, e ora capirete perché. Ho già incontrato delle persone, degli italiani che abitano qua sul lago di Garda, e anche loro mi hanno detto non sono mai venuti in questo posto ed è straordinario. Questo giardino, bosco, parco è nato a metà dell'Ottocento ed è stato voluto dalla famiglia dei conti Albertini, possessori della villa Albertini circa nel 700, fine 700, inizio 800. La villa Albertini è stata realizzata nel 500 dalla famiglia Becelli, e la particolarità di questo bosco, che ora andremo a vedere, è la volontà della famiglia dei conti Albertini di tenerlo al più naturale possibile. Ecco perché io lo chiamo bosco, e vedrete perché. L'unico problema che ho incontrato, però è un mio problema, probabilmente non di tutti, al laghetto là sopra, mentre leggevo un cartello che poi andremo a vedere, c'era scritto di fare attenzione e di non preoccuparsi comunque di questo animale che poi vi dirò. E io ho detto, ma non è che lo incontrerò proprio subito. 5 minuti dopo ho incontrato questo animale che a me non piace molto, però vi tengo anche un po' in suspense. Quando arriviamo sopra vi dirò che animale è, e comunque non è pericoloso. Se avete già capito scrivetelo nei commenti e vediamo se avete indovinato. Ci sono persone che sono amanti di questi animali, io proprio no. Comunque, a parte questo, allora, poi ve lo dico. Qui già troviamo la prima parte. Qui ci sono queste cascatelle che vedete, e ora vi leggo anche perché in tutto questo parco poi trovate sempre delle belle indicazioni. Allora, tutte queste grotte che andremo a vedere, cioè queste qua davanti non sono tantissime, sono rivestite di rocce calcaree e sono animate, come leggo qua, da cascatelle. E perché vennero realizzate? Vennero realizzate, faccio vedere meglio, vedete, là in cima, con l'intento di portare il visitatore in un mondo fiabesco, ma la loro funzione primaria qual era? Naturalmente, come vedete qua, e mi avvicino, era quella di irrigare. Ma prima della costruzione di queste fontanelle, di queste cascate, c'era il laghetto, che tra poco andremo a vedere, molto suggestivo, anche quello molto fiabesco, dove c'è quell'animale che spero di non incontrare più, e la funzione del laghetto naturalmente primaria era quella appunto di irrigare il bosco, il giardino, prima della costruzione di queste cascatelle, di queste rocce. E un'altra funzione del laghetto era quella di illuminare la zona attraverso il riflesso del cielo, no? E andremo a vederlo. Ora, qui potete scegliere, intanto vi faccio del parco, molte strade. Andiamo di qua, faccio vedere. Ogni tanto trovate queste zone di relax molto belle e siamo completamente immersi nella natura. Ora, ecco altre grotte, qua le cascate, vedete, e là c'è una vista stupenda su tutto il lago. Là c'è una passeggiata molto bella, poi devo fare un video. Altro aspetto interessante di questo parco, molto interessante in questo periodo, che là fuori ci sono più di 30 gradi e anche umidi, qua veramente si sta molto molto bene. Ma andiamo avanti. Buongiorno, sono sempre io a fare i video. Faccio vedere qua. Sì, è molto bello. Stupendo, mistico, romantico, E guardavo questa, e dice che si può camminare. L'hai provato?
a fare questa io la faccio dopo, adesso passo di qua e vado al laghetto. Grazie, buona giornata. Quindi potete anche camminare, vedete, fare quel percorso, come diceva il Signore, un po' mistico, romantico, sui tronchi degli alberi. Noi continuiamo da questa parte e guardate che bello. Ditemi nei commenti se lo conoscevate e se venite qui a Garda dovete venire qua per forza. Scusate un po' il fiatone, ma è tutto un po' in salita. Adesso vi faccio vedere un'altra zona molto molto bella e interessante. Guardate, apro un po' la camera, che bello entrare qua. E veramente è molto 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 rinfrescante, si sta benissimo qua. E al bar mi dicevano che potete stare qua quanto tempo volete, potete portarvi anche il picnic, ci sono molte zone panchine e star qua, passare anche una mezza giornata in mezzo alla natura ed è molto molto bello. Andiamo avanti a vedere il nostro parco. Sentite proprio la natura, guardate che bello. Considerando che in linea d'aria a 500 metri là abbiamo la statale, però questa è un'oasi, ma guardate che bello. Ora vi faccio vedere questo viale, il viale l'ho chiamato il viale della filosofia perché facendo questo viale potete anche arricchire la mente leggendo questi cartelli, no? Ora andiamo a leggere quelli più brevi, per esempio il viaggio è la meta e qui dice il vero miracolo non è volare in aria o camminare sulle acque, ma camminare sulla terra. Ma ce ne sono tanti, poi alcuni che mi piacciono di più, alcuni di meno, ma questo è bello. Conta solo il cammino perché solo lui è duraturo e non lo scopo che risulta essere soltanto l'illusione del viaggio. Mi piace molto perché a chi non è capitato insomma di voler qualcosa fatichi tanto, poi quando ci arrivi dopo un po' vuoi qualcos'altro, no? Tendenzialmente, e quindi mi piace. Questo è bello. Per chi non è più giovanissimo, io ho 49 anni, il giovane sono giovanissimo io ovviamente, il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. Abbandona le grandi strade e prendi i sentieri. Quindi in sostanza, ora non li ho letti tutti, ma era per dirvi che è anche carino camminare in mezzo alla natura e leggere delle frasi che arricchiscono anche la mente, no? Lo spirito, il morale. E quindi qui possiamo arricchirci quindi in tutti i sensi, no? La vista, l'olfatto, il tatto, la mente. Ora guardate qua, tutta questa radura è super interessante e vi spiego immediatamente perché. Questa è la radura dei cipressi, vedete? Ora, intanto io vi leggo il cartello. I cipressi sono in assoluto le piante che hanno dato l'impronta al progetto di questo parco romantico. Ricordatevi la parola romantico perché quando arriveremo al laghetto capirete. E ne caratterizzano l'ossatura, ok? Sono stati posti a dimora per delimitare il muro di cinta che circonda la proprietà e per realizzare i viali percorsi che sono tuttora ben riconosciuti. Ora, cosa è successo? Perché vediamo questi tronchi tagliati e messi lì, riposizionati, e anche lì ce n'è qualcuno, non sono stati tagliati per un... c'è un motivo che ora vi racconto, intanto io continuo a farvi vedere, e intanto guardate anche qui questa cinta e ora vi spiego tutto, è molto interessante, perché nel 2019 una forte tempesta
ha abbattuto una trentina di cipressi, molti dei quali erano stati piantati a metà dell'Ottocento quando è nato questo parco. Quindi la scelta è stata di intervenire mantenendo forte il segno di quello che resta della natura. E quindi che cosa hanno fatto? Abbiamo voluto riusare tutto il materiale vegetale sia per la creazione dei recinti, che vedete qua, dei cancelletti, delle sedute, tipo quelle, hanno creato anche dei ripari per gli animaletti. In sostanza, vogliono dire che seppur la natura nel 2019 ha abbattuto circa 30 cipressi, hanno utilizzato comunque la natura per ricostruire per esempio le mura di cinta, per creare dei ripari per gli animaletti, per creare delle sedute. Ed ecco perché all'inizio, se vi ricordate, vi ho detto che questo parco è stato voluto per essere molto immersivo, molto naturale, dove la mano dell'uomo è il minimo indispensabile. Infatti non troviamo dei giardini curati, non troviamo tipo, se conoscete, Parco Sigurtà, no? Che è stupendo, ma è un altro genere. Ed ecco perché io all'inizio vi ho detto, secondo me questo, qua metto gli occhiali, secondo me questo più che giardino lo chiamerei bosco, anche per l'animale che ho visto prima, che mi è rimasto impresso, ma vi devo creare un po' di suspense, no? Come quando si guardano i film, altrimenti non sono più interessanti se c'è un po' di suspense, no? Ma vedremo. Comunque spero di non incontrarlo più quell'animale. Comunque, ora io batto anche i piedi, così se c'è quell'animale va via, non si fa vedere. Intanto vi do degli indizi per capire che animale è, scrivetelo nei commenti. Non è pericoloso, eh? Vedete qua, questo è quello che rimane della tempesta del 2019. Cosa ha fatto? Vedete? E hanno creato anche qui una protezione e non hanno tagliato, vedete, ma hanno proprio lasciato per far vedere che la natura ha distrutto, ma con la natura possiamo creare anche altro. Ora arriviamo al laghetto e alla torre. Vi faccio vedere anche da qui. Scusate sempre un po' il fiatone, ma è in salita. Poi parlando a volte mi dimentico anche di respirare, no? Ok. Qui c'è anche una torre, però prima io venendo qui non ho trovato niente che mi raccontasse della torre. Andiamo a vedere però. Allora, poi andiamo a vedere la sorgente, che io prima non ci sono andato. Vi faccio vedere la grande torre e il laghetto. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso qua è questa zona. Faccio vedere. Allora, intanto metto lo zaino così mi dà meno fastidio. Qui è... Cioè io non... Allora, sì, questi candelabri naturalmente avrete già capito che fuoco e natura non ce la vedo. Comunque sicuramente questi candelabri sono molto romantici, però addirittura c'è anche il posto per mettere la candela. Ora io sembra quasi un invito ad accendere le candele e insomma, sapendo che non siamo tutti così attenti, non so, mettere delle candele qua in questo parco non ce lo vedo, anche se è molto romantico. Però allora andiamo di qua, faccio vedere, andiamo al laghetto. Guardate, è veramente fiabesco. E in questo parco in questo momento è martedì mattina, siamo 8-9 luglio, non ricordo, e ci sono soltanto io e quell'altro signore che abbiamo incontrato. È molto molto tranquillo. Lo vedete il laghetto là, no? Adesso ci andiamo subito. Allora battiamo i piedi per fare in modo che se c'è quell'animale se ne vada, perché l'ho incontrato
di là, ma proprio, fammi guardare intorno. So che volete vedere il laghetto, però io voglio vedere anche che non ci sia quell'animale che ora vi dico. Ve lo dico? Che animale era? Era un serpente, che assomiglia molto a una vipera, però come c'è scritto non è velenoso. Però a me non piacciono tantissimo i serpenti, e qua probabilmente ce ne sono anche parecchi. Quindi battiamo i piedi. Ora vi faccio vedere il laghetto, vi do anche qualche informazione. Il laghetto venne appunto realizzato, faccio vedere tutta la zona, nel punto più alto del parco come elemento principe del giardino inglese, che è questo. Vedete l'ingresso anche del giardino inglese, poi andiamo a vederlo. Mi sentite battere i piedi perché non voglio rincontrarlo. Allora, guardate che bello. Vi mettete qua e vi godete il laghetto. Quindi questo laghetto, come dicevo all'inizio, è stato creato inizialmente per irrigare il parco. Guardate che bello. E poi potete fare il giro anche tutto intorno al laghetto, che ora io non faccio perché ci vorrebbe altro tempo, ma è piccolo tutto qua, e potete, vedete là anche, ci sono altre zone per fare un picnic. Guardate che bello. E ci sono anche i pesci, guardate. È veramente tranquillo qua, molto 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 bello. Ecco perché vi dico, io più che giardino lo chiamo un po', non so, bosco, perché ma è stato proprio volutamente, l'erba lasciata in quel modo, meno curata, giusto tagliata, ma per lasciarlo il più naturale possibile. C'è anche una statua là, vedete? Eccola lì. Ora andiamo in un'altra zona, continuiamo il nostro giro, e questa è la torre di cui però prima non ho letto nulla. Vediamo se c'è qualcosa adesso. Andiamo a vedere, qua faccio vedere ancora il laghetto. Vedete? Rifugio Carlo Alberto Albertini 1883. Monte Baldo, metri 2011 sul livello del mare. Ora, per chi non conoscesse la zona e legge Monte Baldo 2011 non è l'anno, 2011 sono i metri del Monte Baldo, ma questo non è Monte Baldo, quindi probabilmente questa torre, non so, l'ha fatta per qualche motivo collegandola a Monte Baldo. Monte Baldo è una montagna molto interessante che abbiamo qua, dove io spesso vado d'estate, farò dei video, perché vai a 1500 metri tranquillamente con la macchina, c'è un parcheggio, e quando qua abbiamo 35 gradi, là nei 20 stai benissimo. E ci sono anche dei ristoranti, no, non ristoranti, trattorie da montagna, posti per mangiare, ma neanche trattorie, quelle chiamiamo un po' malghe, no? Sono nel bresciano, quei posti dove mangi il panino col formaggio fuso, il salame, queste cose, no? Buonissimo. Ora continuiamo il giro e andiamo di qua. Faccio vedere tutto, Il laghetto era di là. Cioè, ora ogni volta che vedo, cioè, tipo questa roba qua, immagino il serpente di prima, ma speriamo di non incontrarlo più. Qui vedete un'altra zona, guardate che bella. Lì potete anche, hanno creato queste sdraio di legno, tutto fatto con i cipressi recuperati dal 2019, quando è arrivata la tempesta, li ha abbattuti, vedete? Tutto, guardate che belle queste sedute. Ed è stato tutto realizzato proprio
riutilizzando il legno degli alberi che sono stati abbattuti dalla tempesta nel 2019. Qui c'è anche una scultura. Tutto fatto, vedete, recuperando gli alberi rovinati nel 2019. Guardate che bello. Nello scendere ho notato questa zona che io prima non avevo visto, ma secondo voi può essere una dama, una scacchiera, no? Cioè vedete, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ora non ricordo com'è la dama, però secondo me è una dama gigante. Bene, ho finito il giro, spero che vi sia piaciuto, magari ditemi nei commenti se lo conoscevate, se il video vi è piaciuto, è stato utile. Vado a fare altri video qua a Garda e ci vediamo in un prossimo video. E se venite al parco vi consiglio questo bar. Ho mangiato un toast, sto mangiando la torta, le ragazze sono molto gentili, il bar è molto bello, rinfrescante, dentro c'è l'aria condizionata, si sta veramente bene. Non è uno spot pubblicitario, non ho nessun accordo commerciale, però mi sembrava interessante riportarlo.